La migrazione degli anziani è un fenomeno emergente ma spesso ignorato. In un'Italia che invecchia ci chiediamo: questo è davvero, come si dice, un paese per vecchi? L'invecchiamento non è solo un processo biologico, ma è anche un processo sociale, politico e culturale. Dipende dal contesto in cui viviamo, dalla politica e dalle esperienze personali. Con l'aumento dell'aspettativa di vita, anche i modi di invecchiare sono cambiati, influenzando comportamenti e aspettative sociali. Oggi si parla spesso di invecchiamento attivo, ma cosa significa davvero? E quali sono le realtà dietro questa categoria, usata spesso in modo impreciso? Quando parliamo di invecchiamento attivo dobbiamo anche parlare della mobilità e della migrazione degli anziani verso altri paesi. Anche se oggi gli anziani sono più mobili, invecchiamento e esperienza migratoria sono ancora visti come fenomeni opposti. In realtà questa relazione è cruciale non solo da un punto di vista statistico e sanitario, ma anche sociale e culturale. La nostra ricerca, parte del progetto AGT, finanziato dal PNRR, vuole colmare proprio questo vuoto di conoscenza e contribuire a strutturare politiche pubbliche più adeguate. La migrazione degli anziani verso altri paesi, infatti, può avere un impatto sui legami familiari, sui sistemi pensionistici e sanitari e ridefinisce il rapporto tra cittadinanza e invecchiamento. Chi sono gli anziani che migrano e perché lo fanno? È una fuga dalla precarietà come accade per i giovani o una ricerca di nuovi stili di vita? Grazie al progetto AGIT stiamo cercando di rispondere a queste domande. Attraverso una partnership con INPS abbiamo analizzato dati mai analizzati prima. Stiamo raccogliendo oltre 500 risposte da questionari somministrati ad anziani emigrati in 10 paesi e condotto più di un centinaio di interviste. Vogliamo capire cosa spinge queste persone a lasciare l'Italia in età avanzata, come gestiscono le relazioni con la famiglia e con i sistemi di assistenza e esplorare infine se, quando e in quale stato di salute decidono di tornare. Speriamo che i risultati di questa ricerca saranno utili per enti come INPS, Ministeri dell'Interno e della Famiglia e le amministrazioni locali. L'obiettivo è anche quello di fornire loro strumenti per ripensare i servizi per gli anziani, considerando aspetti trascurati come l'importanza delle attività ricreative e la partecipazione alla vita pubblica. Questa migrazione spesso viene ignorata o ridotta a una questione di mero opportunismo fiscale, ma in realtà nasconde motivazioni profonde e complesse. L'attività di ricerca in corso speriamo possa essere importante per descrivere, spiegare e prevedere i cambiamenti sociali, le nuove esigenze e per offrire servizi più adeguati per tutte e tutti i cittadini.